Bene amici, oggi scopriamo insieme il Tiger Marine Topline 750, un battello con una lunghezza fuori tutto di 7,60 m e una larghezza di 2,95 m con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede un Suzuki DF250 che rappresenta anche la massima potenza installabile. Guardiamo l'estensione delle plancette che permettono quindi di passeggiare agevolmente nella zona di poppa e soprattutto permettono quindi di accedere a bordo anche in caso di accesso dal pontile di poppa, perché vedete non ci sono ostacoli sul piano orizzontale, mentre qui all'interno di questo portello c'è la scaletta di risalita inserita a scomparsa. In questo modo è semplicissimo uscire dall'acqua e su richiesta possiamo anche far installare una maniglia tienti bene. Scaletta di risalita che può essere anche installata controlateralmente, perché come vedete le plancette sono speculari, anche lì c'è il portello, quindi ognuno può scegliere il layout che più preferisce. E guardate qui, anteriormente al pozzetto motore c'è questa pedana che è stata installata dal cantiere che permette quindi di passeggiare agevolmente e quindi sfruttare entrambe le zone in maniera del tutto indipendente l'una dall'altra. Qui non manca il tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua, mentre poco più in alto c'è la galloccia per l'ormeggio installata sulla mastra in vetroresina. Mastra in vetroresina piuttosto generosa che, come vedremo andando avanti con la presentazione a bordo, riesce a dare tanta protezione all'interno del pozzetto, mentre qui sulla sinistra c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa e ovviamente la galloccia controlaterale. Accediamo quindi a bordo, notiamo la presenza dei due gradini per ridurre il dislivello e scavalcando lo schienale della tappezzeria possiamo tranquillamente arrivare in pozzetto. Guardate qui, pozzetto a forma di C che occupa l'intera larghezza interna del battello, quindi piuttosto comodo, e oltretutto vi ho mostrato l'accesso con schienale sollevato, ma possiamo tranquillamente reclinarlo di 45 o 90 gradi verso poppa, così da avere non solo una chaise longue oppure un'estensione del prendisole, ma possiamo anche ridurre la barriera d'accesso e quindi avere un ingresso a bordo molto più comodo e agevole. Oltretutto l'intero layout di poppa è modulare, perché come vedete dalla predisposizione centrale possiamo installare un tavolo con base fissa per creare una dinette, oppure rimuovere il tavolo e aggiungere un ulteriore supporto centrale con relativo cuscino per avere un unico grande prendisole di poppa. E come vi dicevo, grazie alla possibilità di flettere lo schienale posteriore possiamo scegliere la configurazione che più preferiamo. Oltretutto l'intera zona è ben riparata dalla presenza del roll bar in vetroresina con supporto superiore in acciaio fornito di serie, che grazie alla tenda consente quindi di ombreggiare l'intera porzione posteriore del battello, ma su richiesta si può installare un T-top per dare protezione alla postazione di comando. In più al di sotto del divano ci sono tre gavoni indipendenti, ce ne sono due laterali molto pratici e comodi, mentre centralmente c'è il vano tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, così da avere tutto rapidamente ispezionabile a disposizione, mentre qui centralmente vediamo la presenza della grata per lo scolo dell'acqua con i relativi ombrinali. E vi dicevo quindi delle mastre in vetroresina, vedete sono ben imbottite al loro interno, così da dare pieno supporto e protezione. Qui notiamo la presenza dei portabicchieri che sono anche retroilluminati, mentre guardate qui quanto spazio c'è in questo pozzetto, che permette quindi di passeggiare agevolmente in tutta la zona di poppa e muoverci senza difficoltà. Poco più avanti centralmente troviamo il blocco cucina. Vi parlo di blocco cucina perché sollevando questo portello abbiamo accesso al lavandino, guardate, con relativo coperchio superiore, pratico e comodo, con anche accanto una buona superficie d'appoggio per la sua categoria, mentre in basso in questo layout c'è un gavone stagno molto comodo dove riporre tutti gli oggetti, ma su richiesta possiamo installare anche un frigorifero qui nella zona di poppa del blocco seduta. Lateralmente non manca il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante e guardate qui, grazie alla scelta del layout da center console possiamo tranquillamente passeggiare su entrambi i lati. Il rivestimento in EVA fornito opzionalmente offre comunque tanto grip e soprattutto riduce la manutenzione, e guardate qui anche lateralmente intervengono i tubolari in neoprene Orca, quindi massimo della qualità, a darci tanto supporto grazie anche alle maniglie tienti bene installate qui anche centralmente al battello, così da dare sempre il massimo della sicurezza. E poi andando avanti con il passaggio a prua, vedete, si va anche a sollevare, quindi siamo sempre ben protetti con il piano di calpestio all'interno non solo dei tubolari ma anche della vetroresina, perché guardate qui c'è il rinforzo che dà protezione alla mia caviglia. Arriviamo quindi in postazione di comando, configurazione con divano biposto con unico bolster con doppia configurazione. In questo caso vedete c'è tanto spazio per il movimento e
soprattutto abbiamo un supporto per la schiena perché è piuttosto verticale, ma possiamo tranquillamente sfruttarlo come piano d'appoggio, mentre abbassandolo abbiamo una seduta piuttosto generosa, come vedete, con doppio schienale fisso integrato, così da dare spazio non solo al comandante ma anche al copilota. Quindi io mi pongo al timone, vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me, ho la manetta di potenza centrale per avere pieno controllo con la mano destra, mentre il resto della plancia permette di avere tutto sotto controllo grazie alla configurazione prettamente frontale, quindi ho davanti a me il display multifunzione, il computer fornito da Suzuki con la motorizzazione e il controller dello stereo. Gli interruttori on-off sono disposti su 2 livelli qui lateralmente, con leggermente sfalsato il controller del vericello per evitare accensioni accidentali, mentre qui in basso ci sono 2 portabicchieri, ma l'intero layout della plancia è totalmente configurabile secondo le esigenze dell'armatore. Dimostro anche la visibilità perché guardate qui abbiamo un parabrezza pulito ma che permette di essere ben protetti dal vento frontale, perché guardate io ho la telecamera davanti ai miei occhi, quindi arriva all'altezza del mio viso, quindi più che adeguato per uscite quotidiane e per la finalità di questo battello. In più ci sono queste maniglie tienti bene laterali che permettono quindi di offrire pieno supporto non solo per il comandante ma anche per il copilota, ma soprattutto per le persone che passeggiano a bordo per spostarsi durante la navigazione veloce, perché abbiamo un punto di presa di fatto in qualsiasi punto del battello, quindi c'è tanto spazio per la sicurezza a bordo, mentre qui in basso ci sono le prese per caricare gli strumenti a 12 volts e con l'USB e inferiormente un gradino puntapiedi strutturale per avere maggior comodità e supporto quando governiamo da seduti. Ci spostiamo quindi verso prua, vi dicevo già della maniglia tienti bene che ci accompagna durante il movimento, e così come i tubolari che si vanno a sollevare, vedete qui arriva fin su al mio ginocchio, posso anche sfruttare le altre maniglie tienti bene e arriviamo quindi nella zona anteriore, area anteriore con prendisole tradizionale, ma soprattutto abbiamo la seduta installata anteriormente alla console per avere un ulteriore posto a sedere, ma questa zona qui si può sollevare integralmente, guardate, tramite questa maniglia, e accediamo quindi al vano interno. Vano interno in questo allestimento molto pratico e comodo per stivare gli oggetti, con doccetta anche all'interno, ma su richiesta possiamo installare anche un pratico e comodo WC qui all'interno, e vi faccio vedere appunto entrando che c'è un gradino per ridurre il dislivello, perché l'altezza, pur essendo su un battello di 7,5 metri, è più che adeguata per la sua categoria, perché guardate io riesco a stare completamente in piedi qui al di sotto del portello, ma posso anche sfruttare la tenda, sganciarla e quindi creare una zona di privacy dove potermi cambiare in totale autonomia, restando perfettamente in piedi, conservando appunto la privacy e anche il ricircolo dell'aria. Ma quando sono seduto posso stare tranquillamente anche qui all'interno del vano stesso, e il ricircolo dell'aria è assicurato dal doppio blò laterale. Ovviamente non manca l'ispezione dei contatti interni della console grazie a questo portello stagno, quindi possiamo tranquillamente intervenire per qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre qui lateralmente ci sono gli interruttori per lo scarico del VC e per l'illuminazione interna. Ritorniamo all'esterno e vi mostro la configurazione del prendisole, guardate, piuttosto comodo, con configurazione tradizionale triangolare, ma che all'occorrenza su richiesta può essere anche esteso ulteriormente, perché qui vedete ci sono dei supporti per installare una prolunga con ulteriore cuscino e quindi avere un unico grande prendisole anteriore, davvero molto comodo poiché siamo ben protetti all'interno dei tubolari. Guardate qui come si vanno a sollevare, come sono generosi, e quindi possiamo sfruttarli anche come poggiatesta e poggiaschiena. In più al di sotto del prendisole, tramite una comoda maniglia, vedete, possiamo tranquillamente aprire questo portello controstampato grazie alla maniglia integrata qui al di sotto e accedere quindi al vano dove stivare praticamente di tutto, in primis le dotazioni di sicurezza, e tenere quindi il piano di calpestio libero da ostacoli e quindi poterci muovere in totale tranquillità in coperta. Arriviamo quindi all'estremità anteriore, qui al di sotto del cuscino di prua c'è una botola stagna per poter accedere all'ispezione della catena, ma qui superiormente sul musone in vetroresina c'è questa superficie orizzontale molto comoda per agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua, che nasconde al suo interno il verricello quindi, come vi dicevo, nascosto ma ben visibile comunque dalla postazione di comando. Basta aprire il portello e quindi una sola persona può tranquillamente effettuare tutte le operazioni di ancoraggio stando semplicemente in plancia di comando. Completano infine le dotazioni di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, installati direttamente sul musone in vetroresina per evitare appunto di far sfregare le cime sui tubolari e quindi consumare il tessuto del gommone.
E quindi cari amici, questo è il Tiger Marine Topline 750. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.